Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video tutorial che la Storci mette a disposizione dei propri clienti. Oggi in particolar modo ci andremo ad occupare delle startup, quindi di tutte quelle particolarità alle quali un aspirante imprenditore deve fare attenzione per poter entrare nel business della pasta secca. Io sono Emiliano Nazzaro, project manager della Storci appunto, e vi accompagnerò in questo breve video. Permettetemi però prima di fare una presentazione di quella che è, la nostra azienda. La Storci viene fondata nel 1991 dal signor Anzio Storci, che vedete qui nella foto centrale, vedete qui con accanto i suoi due figli, Simone e Michele Storci. Attualmente Anzio Storci ricopre la carica di presidente, mentre i due figli sono amministratori delegati appunto della Storci SPA. Anzio Storci ha iniziato il suo percorso formativo nel lontano 43 con la Barilla, presso la Barilla come meccanico. Lui fece gli studi appunto di avviamento al lavoro come si faceva una volta, e a 15 anni, grazie a come dire, il suggerimento di padre Enrico Chiarini di Parma, lui ebbe la possibilità di entrare e di cominciare il suo percorso formativo in Barilla. Attualmente la Storci è un'azienda che progetta, produce e vende impianti per pastifici in tutto il mondo. Facciamo impianti che partono da, come vedremo oggi, quelli più piccolini, a 500 kg al giorno, per arrivare fino a 1000 kg orari. Abbiamo 100 dipendenti, insomma siamo una realtà importante del tessuto imprenditoriale emiliano. Giusto così brevemente, chi sono i nostri clienti? Beh, in realtà dovremmo dire tutti quanti, tutti coloro che vi possono venire in mente sono nostri clienti effettivamente, però non tutti vogliono comparire tra quelle che sono le nostre referenze. Ve ne diamo giusto un breve cenno di quelli che a mio parere, ecco, sono un po' quelli più significativi, ma più che altro significativi per aderenza personale, diciamo così, per la passione che loro hanno messo nel proprio lavoro, come appunto in questo primo caso nel Mulino di Gragnano. Troviamo 5 ragazzi che si sono ritrovati nella parrocchia di San Leone di Gragnano, e insieme hanno deciso di intraprendere questa strada, ovviamente promuovendo quelle che erano le caratteristiche del proprio territorio, insomma, famoso per la pasta, e grazie agli impianti Storci hanno potuto far nascere questo nuovo marchio. Un altro sicuramente molto interessante è Mancini Pastificio Agricolo, perché io credo molto in quei pastifici che nascono da aziende agricole. Secondo me è un enorme valore aggiunto per tutti coloro che hanno appunto un terreno agricolo e hanno del grano da poter valorizzare. Non fare pasta sarebbe veramente un peccato. Gentile, un altro cliente di Gragnano storico. Qui parliamo veramente di un pezzo di storia, è un pastificio che risale al XIX secolo, che ha origini dal XIX secolo, ma che non ha mai voluto lasciare quelle che sono le tecniche produttive artigianali che l'hanno reso famoso effettivamente in tutto il mondo. Permettetemi poi di segnalare invece il pastificio di Canossa. Questo qui è un training center, abbiamo fatto una joint venture con questo cliente, ed è dove eventualmente voi voleste vedere una linea in funzione, e noi vi potremmo accompagnare nel percorso all'interno dello stabilimento. Ci sono due linee, una da 600 kg orari, un'altra da 1000 kg orari, e diciamo è sicuramente una bella esperienza da fare per chi è in procinto di entrare in questo settore. Pasta secca, ok, perché pasta secca? Ovviamente stiamo valutando un business, dobbiamo buttare giù i pro e i contro, quindi mi metto un po' nei vostri panni, dobbiamo buttare giù i pro e i contro, e anche da ex pastaio vi dico che sicuramente abbiamo più pro che contro, nel senso c'è sicuramente una semplicità di produzione. A me basterà cambiare una trafila e potrò fare tutti i prodotti e le referenze che troviamo a scaffale in ogni supermercato. L'impianto è lo stesso, devo solo cambiare la trafila. Immaginate adesso se io volessi fare un biscottificio.
quante forme diverse, quante ricette diverse, quante soluzioni diverse, quindi questo è sicuramente il modo più semplice, cioè fare pasta è il modo più semplice per poter offrire più prodotti possibile con la stessa ricetta e la stessa linea di produzione. La logistica ci agevola nel senso che ovviamente la pasta è un prodotto secco, ha un 12% di umidità residua e questo ci consente di poterla distribuire, quindi una scadenza a 3 anni, e questo ci consente di poterla distribuire in tutto il mondo, facendo anche magazzino, senza dover ricorrere ad atmosfera modificata, shelf life, reso della merce e cose del genere. Garanzia di vendita. La garanzia di vendita può sembrare un termine molto impegnativo, in realtà non lo è, nel senso che noi stiamo parlando di pasta, quindi che la pasta si venda ne siamo assolutamente certi e sicuramente lo sapete meglio di noi, insomma, soprattutto anche nei momenti di crisi, quando le persone hanno meno da investire in quello che è divertimento, ma devono concentrare le proprie risorse su i beni fondamentali, la pasta è un bene effettivamente fondamentale. Diversificazione dell'offerta, come dicevo prima, appunto io riesco, grazie allo stesso impianto, riesco a fare più prodotti. I contro quali sono? Beh, sicuramente i prezzi, nel senso che ad oggi fare pasta secca significa andarsi a scontrare con quelli che sono dei colossi contro i quali bisogna necessariamente andare a mettere in campo dei escamotage commerciali che ci consentano di chiedere un premium price al mercato. Un esempio di premium price, grano saraceno, oppure grani antichi, oppure appunto pasta secca prodotta in una specifica azienda agricola, quindi con delle peculiarità del territorio, ancora il senza glutine o il biologico, insomma sono caratteristiche di qualità fondamentalmente che consentono di non dover vendere la pasta al prezzo corrente che si trova nei supermercati oggi. I volumi sono un altro, come dire, un altro aspetto contro questo tipo di processo, perché necessariamente per poter fare i margini con la pasta secca, anche se aumentiamo i prezzi, comunque dobbiamo movimentare tanta merce. Ci siamo chiesti, ma quanta merce dobbiamo movimentare effettivamente per poter giustificare un laboratorio di pasta secca? Siamo partiti da questo layout da 500 kg al giorno. 500 kg al giorno a nostro parere è il numero minimo necessario di produzione da poter sostenere per fare in modo che il pastificio abbia quel polmone finanziario necessario poi a crescere e a svilupparsi. Ovviamente in questa fase siamo in un laboratorio, possiamo dire un vero e proprio laboratorio più che un'industria, c'è tanta manualità. La qualità del prodotto è sempre la stessa, quindi le macchine che producono la pasta sono sempre le stesse, i loro rapporti di estrusione sono sempre gli stessi, quindi la qualità intrinseca del prodotto non cambia. Quello che cambia è la movimentazione delle merci all'interno del laboratorio, che necessariamente devono essere più manuali, quindi è la manodopera dell'imprenditore che deve intervenire e sopperire a quelli che sono gli automatismi che faciliterebbero il compito. Teniamo presente che noi cerchiamo nel seguire i nostri clienti nella loro crescita, cerchiamo sempre di proporre soluzioni che non vadano mai oltre le 2, massimo 3 persone all'interno della propria struttura. In questo caso appunto 500 kg al giorno possono essere anche svolti da un'unica persona, sicuramente meglio in 2, perché di solito in questi tipi di attività la mattina si produce, poi si fa partire il ciclo di essiccazione, il pomeriggio si imbusta quello che è stato essiccato il giorno precedente e così via. Abbiamo qui davanti una pressa di estrusione con 2 vasche di carico, le vediamo qui dall'alto le 2 vasche di carico, una che prepara l'impasto, l'altra estrude in modo tale da poter avere una produzione in continuo, versa la pressa su un nastro trasportatore che porta fino al trabatto. Il trabatto è come dire, è un preincartatore che ci consente di dare una certa robustezza al prodotto. Immaginiamo per esempio il paccoro, che ha una struttura abbastanza complicata, se andasse direttamente in essiccazione rischierebbe di essere un po' più fragile, ecco, mentre invece il trabatto conferisce forza alla pasta. Non solo, ma riduce anche i tempi di essiccazione, perché
ovviamente leva già una quota di umidità, un 2% di umidità, che le consente poi dopo, nel momento in cui entra all'interno dell'essiccatoio, di avere dei tempi di essiccazione molto più rapidi. Come vedete qui all'uscita del trabatto c'è un altro nastro dove l'operatore poi dopo è impegnato alla distribuzione della pasta sui telai 60-120, che possono comprendere tra i 2,8 kg e i 3 kg di prodotto fresco per volta, e vengono poi, una volta impilati, poi portati all'interno delle celle di essiccazione. Suggeriamo sempre impianti con batterie d'acqua calda. Cosa significa? Che il calore all'interno sia del trabatto sia degli essiccatoi viene generato da batterie d'acqua calda vere e proprie, che potrebbero essere assimilate a dei termosifoni, che vengono scaldate con dell'acqua che proviene da una caldaia esterna. Questo ci consente ovviamente di risparmiare l'elettricità, perché l'alternativa sarebbe con le resistenze, e soprattutto in Italia è molto più costosa l'elettricità che non il consumo di acqua e di gas. Questo quindi è un impiantino da 500 kg al giorno, ideale per chi magari in uno o in due vuole partire e cominciare a entrare in questo settore. Nel caso in cui invece si volesse fare uno step successivo maggiore, oppure comunque ci si volesse ampliare, a questo punto necessariamente passeremo a 1000 kg al giorno per poter avere sempre e comunque una, massimo due persone all'interno del nostro laboratorio. Possiamo inserire degli automatismi che vediamo, come in questo caso, degli automatismi che ci consentono di non dover più toccare manualmente la pasta, per esempio. Abbiamo quindi, qui lo vediamo in sezione laterale, altrimenti dall'alto, vediamo un polmone di telai, quindi un avanzamento telai, dove praticamente i telai vuoti, 12 telai vuoti, vengono spinti all'interno del trabatto. Il trabatto in questo caso ha anche un passaggio telai, quindi il telaio passa vuoto all'interno del trabatto, mentre la pressa, come vedete da qui, scarica il prodotto su un nastro elevatore, lo porta all'interno del trabatto e alla sua uscita, quindi in questa parte qui, alla sua uscita lo distribuisce automaticamente sul telaio. Tenete presente che già così abbiamo levato tanta manualità. I telai da gestire in questo laboratorio non sono pochi, doverlo fare tutto quanto a mano sarebbe stato molto complicato, per questo c'è un avanzamento telai. Anche la distribuzione del prodotto sulla pasta di 1000 kg al giorno richiede ovviamente un automatismo, altrimenti non ce la si farebbe con il lavoro del singolo operaio. A questo punto abbiamo un impilatore di telai che ci crea il carrello. L'operatore quindi in questo layout non deve fare altro che alimentare la pressa e caricare e portare i carrelli una volta pieni all'interno delle celle di essiccazione. Quello di cui ci vantiamo, o meglio, quello che è il messaggio che noi vorremmo che i nostri clienti percepissero, è che sì, è vero, noi progettiamo macchine per pasta e vendiamo impianti per pastifici, ma in realtà noi vendiamo il prodotto, nel senso, noi mettiamo i nostri clienti nelle condizioni di poter fare il prodotto desiderato. Questo fa sì che, oltre alla progettazione e alla vendita degli impianti, ci sono una serie di servizi necessari a tutelare l'attività dei nostri clienti. Il primo di questi è sicuramente il sistema di IoT. Vi lascio un link in descrizione di questo video per poter approfondire cosa sia l'IoT. Brevemente qui vi posso dire che è un sistema di controllo da remoto del vostro lavoro durante l'essiccazione, durante la produzione della pasta. Noi da remoto riusciamo a capire se in qualche parte del processo produttivo si stiano verificando delle criticità tali che potrebbero portare ad avere un problema. Quindi il nostro intervento avviene prima che si generi un effettivo problema, un'effettiva interruzione di lavoro. Ricerca e sviluppo. Molti clienti da noi ci chiedono di poter creare pasta, e non so, senza glutine, oppure con semole particolari, oppure un senza glutine senza farine pregelatinizzate, pasta di farina di ceci, pasta di farina di fagioli. Tutto questo deve necessariamente passare attraverso il nostro
il nostro laboratorio di ricerca e sviluppo, dove voi ci potrete consegnare le vostre farine e noi facciamo le prove per vedere se effettivamente col vostro prodotto si può pastificare. E ci sembra il modo più corretto di procedere, piuttosto che andare a comprare un impianto per poi sperare che il prodotto sia pastificabile. Assistenza e garanzia per noi è come dire, quasi un'ovvietà. Alcune nostre macchine, come le celle di essiccazione, hanno anche addirittura 10 anni di garanzia. Siamo un'azienda di produzione, quindi tutto ciò che manca, tutto ciò che sono le parti di ricambio le abbiamo, ma come ne abbiamo parlato col sistema IoT, noi molto spesso sappiamo prima di voi quello che sta accadendo nel vostro laboratorio. La formazione è un passaggio obbligato, ovviamente, anche se capisco che è una delle prime preoccupazioni, perché i nostri clienti di solito a noi ci dicono ma io non so fare la pasta. Per noi è normale, insomma, questo è il nostro lavoro, ok? Trasporto, questo perché ovviamente tocchiamo un po' tutto il mondo, quindi ovunque voi siate noi possiamo realizzare il vostro impianto e lo realizziamo partendo da quello che è un layout, quindi noi consegniamo a voi e ai vostri tecnici, consegniamo un layout chiedendovi di farci trovare determinate caratteristiche di impianto all'interno del vostro stabilimento e a quel punto noi, quando arriveremo con le macchine, non dovremo fare altro che fare assistenza al montaggio. Business plan, qui permettetemi semplicemente di dare dei consigli. Ovviamente noi siamo un'azienda metalmeccanica, non facciamo business plan, però siccome molti nostri clienti hanno la perplessità di come poter sviluppare un business plan, abbiamo voluto dedicare una breve parte di questo video a questa sezione. Allora, che cos'è un business plan? Fondamentalmente un business plan è un documento che va ad analizzare la fattibilità di un'idea imprenditoriale, di un'idea di business. Questa fattibilità la possiamo scorporare in 4 macro aree. La prima è la fattibilità imprenditoriale. Che significa? Fattibilità imprenditoriale significa, allora, io ho un mio curriculum, ho fatto, ad esempio, per 30 anni ho prodotto delle sedie da casa e voglio aprirmi un'azienda di produzione di sedie. Ecco, questa c'è una certa aderenza, no? Tra quello che io voglio andare a fare e quello che è la mia formazione professionale. Mentre invece se io per esempio avessi fatto per una vita l'avvocato e poi volessi mandare razzi sulla Luna, probabilmente il mio business avrebbe dei problemi già in partenza, insomma, quindi una certa onestà con se stessi è sempre bene averla, insomma. Fattibilità esterna invece è le indagini di mercato. Nella fattibilità esterna noi andiamo ad analizzare i competitors, quelli che sono i loro bilanci, i loro trend di crescita e sicuramente, soprattutto, il prezzo di vendita al pubblico che il mercato è disposto a sostenere per il prodotto che io voglio andare a fare. Quindi il mio chilo di pasta sul mercato, a quanto viene venduto, da chi viene venduto a quei prezzi, che politica fa chi fa quei prezzi e come cresce l'azienda che sta facendo quei prezzi. Quindi io devo ottenere il prezzo massimo possibile al quale devo uscire col mio prodotto. La fattibilità interna va invece ad analizzare quella che è la struttura della mia impresa, quindi le persone che intendo utilizzare, l'affitto, la logistica, eventuali gestionali, tutto ciò che fa parte della mia organizzazione e che inevitabilmente rappresenterà un costo. Una volta fatta l'indagine tra quello che è la fattibilità esterna e la fattibilità interna, io avrò un delta all'interno del quale devo andare a sviluppare la mia fattibilità economica. Quindi tra quel costo minimo e quel prezzo massimo di vendita c'è un delta nel quale io svilupperò il mio piano finanziario. Ho fatto una breve formuletta qui per quanto riguarda l'analisi dei costi previsionale, quindi non stiamo parlando di aziende già in essere. Per quanto riguarda le aziende in essere, ho fatto un video molto più approfondito, vi lascio sempre anche qui il link in descrizione se volete andarlo a vedere, se avete la curiosità di farlo, che approfondisce un po' come fare i costi all'interno di un'azienda di produzione. In questo caso invece stiamo parlando di un previsionale dove
molto banalmente dobbiamo andare a capire il nostro momento di pareggio, cioè qual è la domanda? Quanti chili io devo andare a vendere in un mese per fare in modo che la mia struttura, così come ragionata nel business plan, possa essere finanziariamente autonoma. Bene, la formuletta è questa. Su base mensile io vado a fare la somma di tutti i miei costi da sostenere, facciamo finta che io devo sostenere al mese 2000 euro di costi tra un'assunzione o magari l'affitto di un locale, eccetera, eccetera. Sotto invece al denominatore vado a sottrarre dal prezzo di vendita i costi variabili, quindi sul chilo. Quindi io un chilo di pasta lo vendo, facciamo finta, a 5 euro, tra semola, il pacchetto di pasta, il cartone, il bancale, tutto ciò che è variabile, quindi nel senso che aumenta, più vendo e più aumenta questo costo variabile, lo sottraggo dal prezzo al chilo del prodotto, quindi mettiamo caso che io vendo la mia pasta a 5 euro al chilo, gli levo 1 euro di costi variabili, ottengo 4 euro al chilo di primo margine. Ok? Avendo io 2000 euro di costi fissi mensili da sostenere e al denominatore 4 euro di primo margine, facendo 2000 diviso 4 ottengo quelli che sono i chili al mese che io devo vendere per poter sostenere la mia impresa. Okay? Quindi 2000 euro diviso 4 sono 500 kg al mese da vendere per raggiungere il mio break even point. Okay? Formuletta semplice, il video lo potete stoppare, mandare indietro, insomma spero di essere stato sufficientemente chiaro. Poi aggiungo ovviamente anche qui, per chi fosse curioso, c'è il link in descrizione per gli approfondimenti. Io penso di avervi detto tutto, siamo a vostra disposizione qualora voleste scriverci. Vi aspettiamo e a presto. Buona giornata.